Iniziamo? Vai. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So che molti di voi sono curiosi di capire più in profondità tutti questi aggeggi elettronici che abbiamo sulle moto. Per me al giorno d'oggi il 70% di quello che si può fare su questi bestioni è sull'elettronica messa a punto dell'engine brake e tutti questi bei accrocchi qui. Quindi vi porto alla scoperta del magico mondo dell'elettronica, perché un sacco di volte ho acceso questo stupendo quadro che vedete spesso, ma mai vi ho spiegato tutti questi pulsantini che cosa vanno a fare in gara o appunto nelle prove libere o quando c'è una condizione particolare, eccetera eccetera. Partiamo dal dashboard a capire che informazioni ci dà. Quindi qui sopra abbiamo il tempo corrente che stiamo facendo, sotto abbiamo il tempo migliore della sessione e invece alla destra del tempo abbiamo tutta una serie di parametri che ci dicono pressione dell'olio, temperatura acqua e un sacco di cose, però noi mentre andiamo molto spesso non la vediamo. E cosa vediamo? Quest'altra pagina qui, EBR, DTC e Dry One. Cosa vogliono dire? È molto semplice. EBR in poche parole è l'engine brake, quindi il freno motore che ci fa fermare meglio o peggio in staccata, e lo andiamo a cambiare con questo pulsante qui. Vedete? -1, -2, oppure si può andare sul +1, +2 per avere la moto più libera. Se appunto non abbiamo problemi di engine brake ma vogliamo avere più controllo di trazione perché la gomma inizia a essere consumata e quindi rischiamo di lanciarci per aria ogni 2x3, semplicemente andiamo a schiacciare il mode, che è il pulsante giallo, e come vedete possiamo switchare sul traction control. La verità è che mentre si va in gara molte poche volte si tocca l'engine brake perché si mette molto più a posto con l'ingegnere post turni e post tutto facendo regolazioni di fino. Invece col traction control è molto più probabile che in base alle differenze di asfalto, di temperature, di usura gomma si vada a cambiare. Quindi stesso discorso, si deve schiacciare TC- per aver meno controllo o TC+ per averne di più e avere un controllo più invasivo. Il famoso rumore che voi sentite, il drrrr, il mitragliatore. A questo punto, come vi dicevo, può darsi che in gara ci siano delle condizioni particolari, che viene a piovere e quindi bisogna un po', come dire, fare un cambio radicale, quindi non basta più andare solo a schiacciare sul traction control. Quindi cosa facciamo? Andiamo a cambiare la mappa completa da Dry One, che vuol dire appunto asciutto, a magari intermedio, e si fa in questo modo. Passiamo sul manettino di destra, doppio clic e vedete si passa a Dry 2. Ovviamente è un'altra mappa sempre per l'asciutto. Vogliamo ancora passare sull'intermedio, doppio clic di nuovo, wet, e qui passiamo al bagnato, doppio clic ancora, intermedio. Quindi abbiamo queste 4 mappe con le quali possiamo gestire i cambi di condizione veramente repentini, come ad esempio interruzione gara. Bisogna cambiare le gomme al volo, non si può attaccare il computer per fare troppe regolazioni o altro. Doppio clic e si ritorna sul Dry 1. Adesso vi starete chiedendo, bene, ci ho fatto vedere 5 pulsanti ma ce ne sono 7, cosa fanno gli altri? Questo pulsantino nero invece, che non abbiamo parlato fino adesso, vedete qui, è apposta nero per dire pericolo. Perché? Perché tenendolo premuto, guardate cosa succede, si disattivano i controlli. Quindi da questo momento si può pennare, derapare, cappottarsi, tutto in poche parole. Quindi consiglio sempre di stare belli attenti e di tenerlo bello attivo, perché, anzi disattivo, perché poi non vorrei mai fare la fine di Bautista post gara. Detto questo, come vedete, cosa nuova dall'anno scorso, abbiamo aggiunto il freno posteriore a pollice. È utilissimo nel momento in cui la moto si impenna sul rettilineo, possiamo toccarlo senza appunto spostare il piede e la moto sta giù. Possiamo aiutarci in percorrenza sia nel destra che nel sinistra, perché col freno ovviamente è più complicato quando siamo nel destra, ed è veramente un'aggiunta che sto iniziando a usare veramente tanto e mi ha fatto una gran differenza. Pulsante blu ancora non l'abbiamo visto, è semplicemente nel momento in cui piove per regolamento bisogna avere la luce dietro accesa, quindi schiacciandolo
si attiva la luce dietro. Gli ultimi 2 pulsanti molto semplicemente servono per far partire tutto il resto, quindi il kill switch, che senza schiacciarlo è disattivato praticamente tutto, quindi bisogna attivare il kill switch e poi accendere la moto con quello nero, e appunto quello nero a destra serve per accendere la moto. Questo è un po' tutto il recap che dovete sapere. Per essere sinceri, in moto io utilizzo solo praticamente il TC, facendo un +1, +2, -1, -2, perché appunto tutto il resto viene gestito e viene preimpostato insieme all'ingegnere prima della gara o tutte le prove che andiamo a fare. Bene, adesso dopo aver visto tutta la parte elettronica mi sembra una cosa buona farvi vedere come è strutturato il team, perché ogni volta vedete tutto quello che succede molto di sfuggite, siete concentrati di più su di me, ma mi piacerebbe farvi vedere un po' tutta l'organizzazione, chi sono gli altri piloti, come si lavora e tutto il resto. Quindi iniziamo col giro. Bene, come potete vedere siamo sotto una mega tenda e molti di voi si chiederanno perché non siete nei box, perché appunto allestire una tenda così è un bel investimento che appunto è stato fatto dal team quando correva nel mondiale l'anno scorso. Stock 1000, che poi conoscete, è stato chiuso come campionato, e quindi lo sfruttiamo anche nell'italiano. È una figata perché appunto abbiamo zona living dove mangiare, abbiamo cucina, abbiamo zona dove le moto vengono assemblate, e soprattutto in caso vengano anche degli sponsor o ospiti a vedere tutto quello che succede è molto più coinvolgente, perché nei box non potrebbero entrare perché c'è pochissimo spazio. In questo caso invece, guardate, possono assistere a tutte le operazioni, pregare e tutto il resto in un ambiente veramente bello. Bene, adesso iniziamo col giro panoramico. Adesso il semaforo dai 2-5 secondi. No dai, quanto volevo dire la trasversa? Qui abbiamo il nostro mitico Eros, che mi ha soprannominato il principe per non so quale motivo, tra sore principe Per chiari motivi. per chiari motivi. E io ho soprannominato il messere, non so neanche nei tempi del Medioevo cosa vuole dire, ma la parola mi piace molto. Va bene così. Il team quest'anno è composto da 3 moto. Abbiamo la mia, che appunto come vedete in questo caso è la 2018, abbiamo quella di Gabriele, che è il mio compagno di squadra nel National ed è un'altra 2018, e di là abbiamo la moto di Mantovani 2019, che è stata usata per la prima volta qui al Mugello, che appunto non c'è in questo momento perché ha appena finito la gara e sta tornando dal parco chiuso. Qui invece, come vedete, abbiamo tutta la zona officina dove ci sono qualsiasi tipo di utensili che può servire per mettere a posto le moto. Lì dietro abbiamo tutte le rastrelliere delle gomme, dove appunto vengono preparate con gli sticker prima di entrare in pista e soprattutto riscaldate a 90 gradi di termocoperta, che è importantissimo perché sennò poi si distruggono immediatamente. Qui dietro, come potete vedere, abbiamo la zona living dei piloti, dove diciamo si concentrano prima di entrare. Una è questa e l'altra è lì a sinistra, come potete vedere. In centro invece abbiamo la postazione dell'ingegnere, dove finito ogni turno noi ci sediamo lì, analizziamo i dati. Come potete vedere, mega computer e televisione più grosso per vedere meglio tutti i dati che andiamo ad analizzare. C'è un po' di casino perché appunto è appena finita la gara, io tra poco entro per le ultime qualifiche e quindi è un po' un casino, ma diciamo che finito ogni turno ci si siede qua, io, Simone e Rox, che penso dopo tutti i video che avete visto li conosciate abbastanza bene, e appunto si discute di elettronica, sospensioni e tutto quello che potrebbe servirci per andare più forte e girare sotto il 51 al Mugello. Adesso vi porto un po' nella zona che non si può vedere molto spesso, venite con me. Qui dietro è la zona dei ricambi e soprattutto c'è veramente qualsiasi cosa che possa servire in caso di distruzione totale di moto. Infatti qua dietro, come potete vedere, ne abbiamo una completa. Entra se vuoi, Sì, no, infatti, perché è estratto la cosa. Mettiti così. Porco bomba che hai dato. Figa, ci sei andato di una violenza. Di una violenza. Se non sono svenuto è via il miracolo. Ok, ci sei.
Poi qui abbiamo tutte le varie scatoloni dove c'è dentro qualsiasi tipo di roba, termocoperte, vasche, carene, tutti i kit Alfa Racing, come vedete qua sopra kit silenziatori pronti all'uso in caso di cose brutte che possono succedere, moto intera da smontare in caso servano pezzi come ci siamo detti prima, carene su carene, compagnia bella, kit forcelle, kit mono, oli, eccetera eccetera eccetera. Qui qualsiasi cosa possa servire per le moto è qua dentro. Torniamo indietro. Qui abbiamo invece il carrello che va sempre in Pirelli dopo i turni per fare i cambi con gomme usate e gomme nuove, e qui, come ho fatto vedere prima da lontano, una strelliera con tutte le gomme pronte a essere montate per il prossimo turno. Qui benzine per ogni tipo di campionato pronte all'uso. Qui dentro invece abbiamo tutto quello che viene cambiato tantissime volte ogni volta che si va in pista, ad esempio corone, pignoni, catene, manopole, manubri, pedane e tutto il resto. È qui prontissimo per essere preso, perché appunto in caso di cadutina o doppia caduta e serve un qualcosa di corsa, qui si prende al volo ed è tutto molto più semplice. Il resto dell'interno del camion ve lo risparmio perché appunto è solo zona living dove dormono i meccanici e zona cucina, che avete anche visto in qualche vecchio video, dove appunto si cucina. Io mi faccio sempre il mio bel risottino in bianco e niente di più, niente di meno, quindi niente di entusiasmante. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, un po' più tecnico del solito. Mi raccomando, ogni volta mi scrivete quando è la gara, quando non è la gara, dove sei, dove non sei. Su Instagram aggiorno sempre in tempo reale per tutte queste tipo di info, quindi se vi iscrivete le saprete di sicuro immediatamente senza dover scrivere e aspettare le risposte e tutto il resto. Seconda cosa, tra pochissimo lo studio sotto casa sarà pronto, inizieranno le live su Twitch e tutto il resto, quindi anche quello lo trovate qui sotto in descrizione. Iscrivetevi quindi a tutti i canali che trovate qui sotto, mi raccomando. Come al solito gas e ci vediamo al prossimo video.